Bentornati sul canale, in questo video andiamo a verificare i dati di sistema acquisiti con il System Info Binding che abbiamo configurato su OpenHub e abbiamo visto nel video precedente. Utilizziamo Grafana per una prima verifica di InfluxDB, quindi che i dati siano stati scritti correttamente, e poi creiamo una dashboard di riepilogo. Successivamente aggiorniamo la sitemap e il pannello per tablet aggiungendo alcune di queste informazioni. Partiamo quindi da Grafana, ci loghiamo come sempre e andiamo sull'Explore in modo tale che riusciamo in maniera molto semplice a verificare i dati scritti sulle tabelle, sulle misure di InfluxDB. Quindi andiamo a cercare la nostra misura System Info, che è quella in cui abbiamo scritto tutte le informazioni di sistema, e togliamo la media e il group by per adesso e andiamo a vedere le varie misure. Magari mettiamo le ultime 6 ore e vediamo carico CPU, perfetto, arriva. Questo dovrebbe, se non ricordo male, il numero di processi attivi. Poi andiamo a vedere i dati inviati, che ovviamente cresce, dati ricevuti, questo è tutto a 0, quindi probabilmente non arriva, vabbè, non importa. Memoria disponibile, qui vengono inviati tantissimi dati perché il grafico è molto sporco. Vediamo l'ultima ora. Eh sì, vengono inviati proprio tanti campioni. Forse la cosa migliore per questi casi qui è visualizzarlo in media mobile, quindi mettiamo la moving average, si vede un po' meglio. Ok, comunque i dati arrivano. Poi vabbè, memoria disponibile in percentuale, ovviamente la stessa cosa, cambia solo l'unità di misura. Memoria usata sarà l'opposto, memoria usata perch, spazio disco disponibile, ok, che andamento strano, vabbè, sono variazioni abbastanza piccole, questo lo possiamo guardare magari più in profondità. E che andamento strano, sarà la modalità con cui OpenABIAN gestisce il disco, non so, non ho mai approfondito. Spazio disco disponibile percentuale, ok, la stessa cosa. Spazio disco usato, la stessa cosa ovviamente al contrario, stessa cosa per la percentuale. E temperatura CPU, anche qua ci sono tantissimi campioni, quindi guardiamo gli ultimi 30 minuti. Ok, andiamo dai 35,3 ai 37,3. Ok, comunque direi che i dati arrivano tutti tranne dati ricevuti. A questo punto vado a crearmi una dashboard con alcune di queste informazioni, quindi facciamo un create new dashboard, aggiungiamo un pannello e iniziamo a mettere, allora, da system info iniziamo a mettere la temperatura della CPU. In media farei la media mobile, e poi aggiungiamo magari il carico CPU nello stesso grafico. Load, eccolo qua. Anche qua mettiamo la moving average. Ok, a questo punto gli cambiamo le ordinate, sì, così in modo da ritarare le scale, facendo l'override come avevo già fatto in qualche video precedente. Quindi prendo ad esempio il carico CPU e lo voglio mettere sulla destra, quindi axis placement right, ecco. Poi andiamo a gestire l'unità di misura.
mettiamo la temperatura, mettiamo da 20 a 50, anzi 60, potrebbe essere una scala che ha senso. E poi vado sempre nell'override a cambiare l'unità di misura per l'asse destro, e in teoria anche la scala. Mettiamo uno short e cambiamo minimo e massimo, mettiamo 0 e il massimo mettiamo, non so, mettiamo 20, anzi lasciamolo auto, così viene più bello. A questo punto forse potrei fare anche auto la temperatura, però gli toglierei il minimo, togliamo anche il massimo, allora così è un po' più carino. Ok, in questo modo possiamo mettere a confronto come varia la temperatura in base al numero di processi in contemporanea che sta eseguendo il Raspberry. Quindi questo lo chiamiamo CPU, mettiamo il tooltip all e siamo a posto. Applichiamo, lo mettiamo magari un po' più grande e poi ne facciamo ancora uno giusto per, aggiungiamo un altro pannello, magari teniamo d'occhio lo spazio. Vado a settare i soliti parametri. In OR, dovrei vederli tutti e due. Ok, così possiamo tenere sotto controllo queste informazioni, anche se una ovviamente deriva dall'altra. Diamo un nome a questo pannello, disco, lo applichiamo e va bene. Poi volendo possiamo aggiungere altri grafici e tutto, ma per adesso a titolo di esempio possiamo lasciare anche così. Salviamo, la dashboard la chiamiamo System Info e lo mettiamo in real time. Ok, a questo punto possiamo spostarci su Sitemap e pannello tablet. Apriamo quindi OpenHub e andiamo ad aprire la sitemap su PC per comodità e magari ci mettiamo in modalità telefono. Ok, andiamo qua sotto nella sezione sistema ad aggiungere la temperatura della CPU, spazio disco utilizzato e memoria utilizzata. Sono 3 informazioni che possono tornare utili. Prendiamo il nostro Visual Studio Code dove abbiamo il codice della sitemap e qua in fondo dove c'è il frame sistema vado ad aggiungere un text dove l'item è, iniziamo dalla temperatura della CPU, quindi vengo qua e mi vado a cercare l'item della temperatura della CPU, così mi copio il nome, lo metto qui e poi come label ci metto temperatura CPU e lo formattiamo con una cifra decimale, gradi centigradi. Vediamo solo se lo prende, quindi salvo, vado sulla sitemap ed ecco che ce l'ho qua sotto. Ah, manca l'icona, questo perché io non avevo aggiunto le icone a tutti gli item che avevo creato agganciati al System Info,
A questo punto su questo item posso anche andare a mettergli l'icona del termometro. Ricarichiamo la sitemap, ecco che ci appare il termometro. Ok, a questo punto andiamo a fare la stessa cosa per la memoria, quindi veniamo qua, cerchiamo memory, mettiamo l'utilizzata in percentuale, quindi questo, quindi aggiungiamo text item uguale questo, label memoria utilizzata, essendo una percentuale io metterei un numero intero per cento, poi copio e incollo e mi vado a cercare l'item del disco. Eccolo qua, disco utilizzato, salvo e vado a vedere sulla sitemap. Memoria utilizzata 39%, disco utilizzato 78%. Mi mancano anche qua le icone, quindi andiamo a vedere se troviamo qualche icona carina. Andiamo un po' per indicare memoria e disco. Boh, non vedo nulla di utile, magari metto questo, line, giusto così per dare l'idea di una misura. Vado sull'item, gli metto line e vado a vedere la sitemap. Ok, a questo punto adesso andiamo a modificare l'interfaccia del tablet. Spostiamoci quindi sulla visualizzazione della pagina dedicata al tablet. Partiamo sempre da OpenHub, togliamo un attimo questo e apriamo pannello di controllo e magari ci mettiamo, ok, siamo già settati in modalità tablet. Questo è l'attuale pannello di controllo. Io devo andare a modificare questa pagina che è la home e andrei a sostituire network, che in teoria è ridondante come informazione perché quando c'è qualcosa in rete che non va questo diventa rosso ma viene fuori anche l'allarme, quindi posso anche eliminarla e sostituirla con ad esempio la visualizzazione di spazio occupato e memoria occupata. Andiamo direttamente sulla pagina home, edit, quindi questo qua lo rimpiccioliamo e lo riconfiguriamo, quindi questo lo chiamiamo memoria occupata. Allora, quando ci clicchiamo sopra facciamo un analyze, così guardiamo il grafico e l'item è memoria utilizzata. Devo togliere quello che era selezionato prima, se no me li tiene tutti e due. Quindi l'item che contiene il valore è sempre memoria usata, la label togliamo quello che c'era prima, font size iniziamo a rimpicciolirlo di molto, l'icona possiamo anche non metterla, il colore dell'icona non ci interessa, dimensione dell'icona non ci interessa, non mettiamo nessuna trend line e salviamo. Tanto salviamo e vediamo se l'ha preso. Ok, funziona, quindi facciamo edit, vengo qui, faccio copia e incolla. Questo qua sotto è il disco occupato. Posso modificare lo YAML che faccio prima, tanto devo solo cambiare memory con storage. Ed eccolo qua, quindi salviamo, andiamo direttamente sul pannello di controllo ed ecco le nostre informazioni.
poi magari le posso rendere un pochino più carine, però comunque al momento sono presenti. Vediamo se funziona il grafico. Perfetto, perfetto. Ok, adesso che abbiamo a disposizione queste informazioni potrebbe essere utile generare delle rules che mandano delle notifiche in caso appunto ci siano delle condizioni da verificare, tipo lo spazio disco che sta andando in esaurimento o la memoria che si sta saturando. Nel prossimo video, che dovrebbe essere l'ultimo relativo alla migrazione di OpenHub 3, andiamo a creare queste regole e gestire le notifiche.